Now. Grazie di essere qui al terzo evento di questo weekend. Terzo, sto perdendo i conti. Qui io sono Anna Volpi, sono presidente della Biennale Fotografia Femminile, ho qui Daniella Zalcman, che è la fondatrice di Women Photograph, la fotografa e la sua mostra è qua ai Tinelli di Palazzo Te, Signs of Your Identity. Thank you. It's amazing to have you here. Thank you. After so much time that we've been waiting to do this, so we're actually all here physically here, and it's great. È meraviglioso essere qua fisicamente, finalmente dopo tutti questi anni, e avere tutti questi ospiti. Alle 6:30 c'è il Vigno Kitchen che farà un talk anche lei più tardi qui. Allora, there's so much to talk about this year. I'd like to. We have an hour and a half. I'd like to start just asking you a few questions, just to introduce about what you do as a photographer, and also maybe about Women Photograph, when you founded it, why you founded it, how it's going, and all of that. Vorrei parlare un po' su cosa fa lei che è fotografa e di Women Photograph, quando è stato fondato, perché, dove sta andando. So you're a photographer, you do documentary work. What do you focus on? Il tuo lavoro di fotografia documentaria, su cosa si focalizza? So my work historically has looked at the legacies of Western colonization, and I think that's a lens that can be very broadly applied. So everything from looking at the rise of homophobia in East Africa as a byproduct of British colonialism to the coercive assimilation of indigenous children. Tutto quello che riguarda il postcolonialismo che varia dai trattamenti della comunità LGBT in Africa orientale e anche di nativi, di indigeni di varie terre, di come vengono trattati a causa proprio del colonialismo. You started Women Photograph when? 2017. Okay, why? So in a full circle conversation, I started it because of a conversation I had with a photo editor at a European photo festival. Oh, okay. Ilvi and I were just talking about this a few minutes ago, and I won't name the photo festival, but I approached a then prominent director of photography at a major magazine who sort of notoriously didn't hire women. I'll pause, sorry. Thank you. Nel 2017 ho fondato Women Photograph in seguito a una conversazione con un direttore di un fotofestival in Europa che non nominerò, parlo in prima persona riportando, stavo parlando con Ilvi riguardo a questo e che questa persona era conosciuta per non dare lavoro a fotografe. And I maybe had a couple of glasses of wine, possibly, and I approached this individual and essentially said, why aren't you hiring more women? And this person, who at the time was one of the most powerful editors in American journalism, said, well, there just aren't that many. I would hire more of them if I knew where to find them. Che dopo un paio di bicchieri di vino gli ha detto perché non stai assumendo fotografe, e lui ha detto semplicemente che era uno dei più importanti fotoeditor di fotogiornalismo al momento, che semplicemente non ce n'erano, e se avesse saputo dove trovarli li avrebbe cercati di più. Parentesi, mi scuso per la grammatica che va avanti e indietro per italiano e in inglese. Ok. And so I stomped back to my Airbnb and I thought, okay, if she can't find them, I'm going to make a list, and then I can never hear that excuse ever again. Ok, allora sono tornata al mio Airbnb e ho detto che se non riesce a trovarli io farò una lista così può trovarli.
And that was the start. I created a Google form. I sent it out to 50 friends who were women and non-binary photographers in photojournalism. I asked them to send it to their friends. And that was the summer of 2016. In February 2017, we launched with a database of 500 independent women and non-binary photographers. Allora ho fatto un Google Form, l'ho mandato a 50 delle mie colleghe, ho chiesto loro di divulgarlo e questo era nel 2016, nel febbraio 2017 abbiamo aperto con una lista di 500 fotografe. And since then, we just celebrated our 5th anniversary last month, and now the database includes nearly 1,500 independent women and non-binary photographers. E adesso include, abbiamo appena fatto 5 anni, include 1500 fotografe donne non binarie. And while the database is sort of our number one goal was to create a hiring resource, we also want to create resources for the photojournalism community as well. So we have an annual project grant and have so far, I believe, given out about $200,000 worth of funding. That's amazing. Lo scopo principale è sì questa lista che funge da archivio dove andare a trovare le fotografe, ma anche da un veicolo per borse di lavoro e finora hanno dato fuori circa $200,000 in fondi. We also run an annual mentorship program where we pair 24 early career photographers with one photo editor and one mid or late career woman photojournalist over the course of a year. E ogni anno abbiamo un programma che mette 24 giovani all'inizio della carriera fotografe con un photo editor e una fotografa che ha metà carriera o carriera avanzata. We run an annual in un programma di mentorship. We run an annual workshop that's meant to really focus on skills building, so safety trainings, a lot of the business skills that are implicit in being a freelancer but that aren't always taught in photojournalism programs. E anche facciamo un workshop annuale in cui si insegna molto del business proprio del fotogiornalismo che in tante scuole non vengono insegnate. And we also collect data on hiring and publishing statistics within the industry so that when I want to yell about inequality, I have something to back up what I'm saying. Sì, e raccogliamo statistiche percentuali reali sul lavoro di fotografe paragonate ai fotografi, così quando deve parlare e dire che ho ragione, ha qualcosa su cui fondarsi. Yeah. So, and this is a lot of work. It's for us for the Biennale. It's been an amazing resource. We're not the only people that have noticed that there is this gap. There is plenty in recent years. Lots of archives, websites, Instagram platforms have arisen talking about this, giving space to female photographers, non-binary photographers, but also photographers that come from minorities. E noi non siamo le uniche che si sono accorte di questo gap, di questo problema. In recenti anni ci sono stati tanti siti, archivi, profili Instagram che hanno aperto proprio per dare supporto a fotografe non binari e a fotografi di minoranze. Questo perché se la visione del mondo è vista attraverso principalmente occhi maschili, occidentali, bianchi, abili, eteronormati, noi che cosa stiamo realmente vedendo nel mondo? Se tutte quelle scelte, cosa fotografare, come fotografarlo, dove mostrarlo, come mostrarlo, vengono fatte da un gruppo ristretto di persone, cosa ci arriva? Questa è la domanda fondamentale. And until most of the photographs are made by mainly Western, white, able, heteronormative males, and all those decisions of what to photograph, how to photograph them, how to show them, where to show them, are being made by a restricted group of people. What are we really seeing about the world? That's just, our vision is not complete. Well, how big is the problem? Like, who does this affect? Does it affect every kind of photographer along the whole range, around the whole world? Cioè, chi ha questo problema? Dove va? Chi è affetto da questo problema? Sono tutte le fotografe di tutte le età, di tutti i posti?
Absolutely. I mean, I think it impacts everyone. It impacts people who consume our photographs. It impacts people in every subgenre of photography. I think you and I are maybe more specifically concerned with photojournalism, and for me personally, that's because photojournalists are responsible for constructing the visual history of humanity. And in order to do that responsibly, in order to do that completely and with nuance, we have to be doing it from the perspective of every demographic of person that exists on the planet. E succede sì, succede in tutto, in tutti i generi di fotografia succede proprio questo. Forse loro sono più focalizzati sul fotogiornalismo ed è importante questo perché il fotogiornalismo crea la narrazione visiva della storia dell'umanità. I think an important thing to remember, and I know I'm preaching to the choir in this room, but as photojournalists, we teach other people how to see. We tell them what is important. We show them places and people and concepts they will never otherwise encounter. And as photographers, we make decisions with where we point our camera. And so if we are not being thoughtful about who is responsible for curating, for who is responsible for making those images, we end up constructing a very two-dimensional portrait of humanity. Che siamo responsabili di quello che mostriamo al mondo, siamo responsabili della narrazione che noi stiamo creando. E dunque, repeat that last sentence for me? That if we are responsible for the visual narrative of humanity that we are creating. And thank you. Insegniamo proprio alle persone, siamo noi che decidiamo cosa devono guardare le persone e come lo devono guardare, e siamo responsabili di quello che stiamo creando e dobbiamo insegnare alle persone quello che c'è da vedere nel mondo. And it does fall on every kind of photographer. There's and you encounter it in a lot of different ways. We're gonna push some buttons now, and and it happens to for example, I'm shooting a wedding, and there's sentences that are, oh, isn't your equipment heavy for you? Oh, he's your boss, right? Or oh, you're gonna stay out for 3 days on a shoot. All these sentences that a lot of people laugh off of, but it's actually I find them very important. And it happens also to photojournalists, photographers who have been doing this for 40 years. They get the same shit, I'm gonna say that. Che succede a tutte, a tutti e tutte. Che anche per esempio quando sto fotografando un matrimonio, ma l'attrezzatura non è troppo pesante per te? Ma lui è il tuo capo, vero? Ma stai fuori 3 giorni a fotografare? Queste frasi che di solito vengono accantonate sono in realtà molto, molto importanti perché ci fanno vedere proprio come veniamo percepite. Ma succede anche a fotografi che fanno questo mestiere da 40-50 anni, ricevono le stesse battute, le stesse parole. Do you think that the vision is changing? There are people, besides the people that know there is a problem, like you and I and this public, do you think that people are starting to realize that there is really a gap in what we're seeing? Nel caso se il pubblico, oltre a noi qua per esempio, si sta davvero rendendo conto che c'è una mancanza, che c'è un bisogno di vedere altro. I think whether or not people agree that there's a problem, at the very least the conversation has become very visible, because it's not just, we have this hyper-specific conversation in the context of photojournalism, but this is true across all storytelling, whether that's filmmaking or cartoons or history books, anything you can imagine. Sorry, I shouldn't pause. Thank you. Che se non c'è proprio un'accoglienza del problema, c'è almeno una conversazione che è iniziata. E questo è, sì, c'è uno specifico di fotogiornalismo, ma anche in altre immagini che abbiamo, che sono anche animazione, anche le storie, i libri di storia. Storytelling is the fabric of human communication. It's how we pass on information to
the next generation, it's how we share memories, it's how we relate to each other. And again, you know, in any context, when we aren't constructing a body of stories that have not been crafted by, seen by the entire population, we're doing a disservice to ourselves. Che noi lo storytelling, cioè quello che si costruisce con lo storytelling è proprio quello che viene tramandato, dunque tutte le storie, tutto quello che viene raccontato è tramandato attraverso quello che noi, il tessuto che noi creiamo. E se noi, se una cosa non è vissuta, se è vissuta solo da una piccola parte, quella piccola parte poi viene tramandata proprio in quello che noi conosciamo. And so I think we are seeing in so many spaces conversations about what does it mean that no Black director has ever won an Oscar? What does it mean that history textbooks have been overwhelmingly written by white men? How does that impact us and how do we change it? Sì, e che le domande sono, che saltano fuori sono: ah, ma nessun regista nero ha mai vinto un Oscar? Che finora i libri di storia sono stati scritti principalmente da uomini bianchi. Queste sono le domande che ci dobbiamo porre per poi cambiare cosa stiamo costruendo attraverso questo. And there's a lot of ways to approach this. I mean, we can do conferences, we can do festivals, we can create archives. What do you find works well to people? What gets people really thinking about this? Is it actions? Do they read about it? How is this information getting to the public? Cioè, come questo problema arriva al pubblico? Cioè, ci sono festival, ci sono archivi, ma come arriva alle persone in modo che si facciano delle domande? I don't think there's a simple answer. I think people react differently to different things and they respond proactively to different things. And as a slightly scolding Asian mom, I think my strategy is often to yell at people and belabor them into doing the thing I want them to do. That is not always the most effective tactic. It works on some people, not on others. Sometimes a gentler approach is more effective. Honey and vinegar, I'm all vinegar. Non è semplice, è un po' difficile perché dipende com'è la ricezione delle persone. Il suo approccio è un po' castigare le persone. Ci sono persone che sono miele e aceto, lei è tutto aceto, dice. Yeah. But that being said, I think for women photograph, I have been pretty vocal and pretty angry for the last 5 years about the fact that we're making progress, but the progress is very slow. And often these solutions are just a matter of doing the thing and believing that the thing is necessary. It doesn't take much more than believing that you need to set a benchmark and reach it. È che con Women Photograph è stata molto anche arrabbiata in questi ultimi 5 anni perché il cambiamento c'è, ma il cambiamento è molto molto lento e non ci vuole altro, bisogna credere, cioè bisogna credere che c'è da fare una cosa and this is how, like, you need to convince. Sometimes I see that you really need to convince people. Like when you say, oh, well, the majority of photographs that we see are made by these type of people. And people are like, that's not true. And you have to, like, actually, no. Can we take a look at this a moment? You really have to sit down and teach people this. Che tante volte le persone non ci credono quando dicono la maggior parte delle foto che vediamo sono fatte da questo tipo di persone, ma no, non è vero. Quando persone mi hanno detto ma no, conosco tante fotografe donne, e devi proprio fare un'opera di convincimento per vedere statistiche e dire no, guarda che è proprio così. And so I've found that the data is one of the most effective tools that we have created at Women Photograph because I can whip out the numbers. And when someone is trying to say to my face, there's no problem. What problem are you talking about? I can say the Wall Street Journal published 92% of front page photos that were made by men in 2020. And it's hard to argue with numbers. I numeri fanno la differenza, i dati che raccolgono
perché non mentono semplicemente. Per esempio il Wall Street Journal ha pubblicato il 92% delle foto in copertina did you say 2021? 2020. Del 2020 sono state fatte da uomini, su questo non ci si sbaglia, non ci si scampa. And I think, and I imagine you find this true as well, that I'm generally talking to two groups of people. There are the people who know we have a problem in the industry and want to change, but photo editors are overworked and don't have a lot of time, and so when you give them the resources, they are more than happy to push in the right direction. E che ci sono due tipi di persone. Da una parte ci sono per esempio photo editor e persone nella professione che sanno che c'è un problema, vogliono cambiarlo ma non hanno tempo, ma quando gli dai le risorse dove cercare lo fanno. And then there are people who say to me, but I don't hire based on identity. I hire the best person for the job. And so that is a group of people that you and I and many others are constantly battling to prove to them, no, this matters, identity matters. E poi ci sono quelle persone che dicono, ma no, io do il lavoro alla persona meglio adatta per fare quel lavoro, non guardo l'identità, ma non è vero, sono quelle persone proprio che non stanno diversificando. Yes, I find it's very true. I think people can there are those two people, and we found this in the reception of the public to the Biennale. Some people are like, why would you do this kind of festival? And it's like, well, I'm glad you asked, because this. And there are people that go, oh, wow, I never thought of that, I didn't think about that. And there are other people that say, well, you shouldn't diversify based on gender. Like, you're right, you shouldn't, but that happens. And this is a statement. Che sì, ci sono proprio quelle persone che anche nella ricezione pubblico della Biennale alcuni dicono, ma perché una Biennale femminile? Beh, meglio che hai chiesto perché questi motivi. E alcuni dicono, non lo sapevo, ok, adesso faccio della ricerca. E altre persone che dicono, ma non dovresti fare differenze basate sul genere. Verissimo, ma è proprio quello che stiamo dicendo che sta accadendo. I think it'll be very nice in the future one day to have a Biennale BFF that is 50-50, but that reflects the actual outside world. Sarebbe molto bello avere una Biennale un giorno che sia 50-50, ma che veramente riflette quello che sta succedendo nel mondo della fotografia. I keep saying that my goal is that one day women photographs will no longer be a necessary tool, that one day we will become obsolete because I will not need to convince people to hire women because they will not need to go out of their way to do it. It'll just be naturally reflective of the demographic of our world. Sì, che anche lei spera che un giorno non ci sarà una necessità di women photograph perché le persone arriveranno veramente ad assumere tutti i tipi di persone eliminando di fatto il problema. Do you find that there is a difference in age? For example, is there a younger generation that has taken this more into hand rather than others? Because we have a lot of, right now, schools in Italy, I'm talking about, what we've researched is that photography schools have 50-50 male and female students, sometimes more female students, and yet the people that are getting jobs are more males. And we can give this for a few years because maybe we don't accept someone to graduate and then find a job right away, so we're going to monitor this for a few years and see what happens. Che stiamo con la Biennale abbiamo fatto la nostra ricerca sulle scuole fotografiche in Italia e sono 50-50 tra uomini e donne, spesso anche un po' di più le donne, però i lavori assegnati sono comunque di più in mano agli uomini. Possiamo anche dare qualche anno per il cambiamento, dunque vedere se fra qualche anno queste neolaureate hanno più lavoro. Do you find that there is a younger, because a lot of photo editors of course are older, okay, and there's maybe an age gap too between who hires and who is getting hired. Do you find that there's any change in mentality between these age groups? Chiedo se c'è una differenza anche nell'età, perché
quelle persone che danno lavoro hanno generalmente più anni di quelli che ricevono il lavoro, e se c'è una diversità nella mentalità proprio dovuto alla età. I think there's a really complicated and frustrating age gap right now within the women photography community. And I think part of it is women photographers who are now in their 60s and older, when they were coming up, there was one seat at the table available to them at a newspaper, at an agency. Che sì, c'è un gap nell'età, perché le fotografe che sono attorno ai 60 anni adesso, quando hanno iniziato c'era un posto al tavolo nelle agenzie, nei giornali, ed era solo quello. And because of that, it pitted women against each other instead of pitting women against the men. And not saying that we should be battling men, but kind of. But unfortunately, the side effect was that women viewed other women as their enemies because they were the competition for that one slot. E questo ha creato una diatriba tra le donne stesse, perché si sono combattute hanno combattuto loro stesse per questi posti, invece di combattere contro gli uomini, che non è quello che dovremmo fare, però un po' sì. E dunque non si sono alleate. Do you think there's I find that there's a lot of cooperation now, a lot more, like we've become allies in a lot of things. Sì, che io ho notato che adesso siamo molto più alleate, cioè siamo molto più coese su tutti questi fronti. And so something I hear a lot from older women photographers is, A, you don't understand what it was like for me, which is totally true. I have had a significantly easier time in the industry. Che quando parlo con fotografe più anziane dico, non sai com'era ai miei tempi, che è vero, perché noi abbiamo avuto più facilità in questo campo fotografico. But there's also this theme that I think we hear in a lot of social justice movements of, I had to go through this, so you have to go through this. And I think that sense of it's a rite of passage of becoming a photojournalist that we have to get rid of, because we don't have to subject ourselves to that anymore. No, absolutely. The times have changed. We have new things to look at. Che c'è questa mentalità nel fotogiornalismo che dicono, ma io ho dovuto combattere, dovresti combattere anche te per il posto, e invece è un pensiero che non dovremmo avere. I think that can be very, very limiting. And it's also when women like this get to a position where they're giving jobs. So do you find that older female photographers are giving more jobs to men than women? Does that happen? You mean editors? Editors. I mean, I don't actually know, but my concern, that's a question I get asked a lot, and my concern with the phrase. Easy to translate that question. La domanda è che se pensa che le foto editor più anziane stanno comunque assumendo dando più lavoro a uomini o donne, ed è una domanda che le fanno spesso. And so I don't know about Italy, but in the United States, I think almost every single director of photography at a major newspaper or magazine is now a woman. But I think the question of, do women give enough jobs to women, assumes that the burden is only on women to make the change. And I think that we have to place the responsibility just as squarely in the hands of male editors as well. Sì, che non so in Italia, ma negli Stati Uniti quasi ogni photo editor è donna. E chiedersi se le donne stanno dando abbastanza lavoro a altre donne vuol dire che stiamo dando anche la responsabilità alle donne di farlo, ma in realtà la responsabilità dovrebbe essere di tutti e tutti. Go ahead. I was going to say that, sometimes women historically have not always been great allies to other women, but I think that is also rapidly changing. And I didn't say this earlier, but to me, I'm very proud of all the programs that Women Photograph has created. But I think the best thing that has come out of Women Photograph has been the internal community of a group of people who want to support each other and share resources and help each other through their careers. Che sì, che le donne non sono state le migliori alleate l'una dell'altra, però una delle cose più belle che ho visto da Women Photograph e di tutti i programmi che hanno è il senso di comunità che si è creato all'interno, il supporto reciproco. I find that very, very, very important, because I think that with programs like Women Photograph has, with even online communities, there's just more realization. There's more, like even female photographers that maybe
haven't even thought about the problem before, see it out there, and they start thinking about it, and they see an opportunity. They don't feel like they're by themselves in something. They find that there are ways to make that change and opportunities that they can have. Che è vero che quando il senso di comunità è importante, perché quando le fotografe vedono che ci sono comunità anche online, che ci sono programmi, vedono anche più opportunità, che non sono da sole e che possono avere del supporto. Where do you see women photograph going? In the sense of, what do you think still needs to be done? Dove vedi che sta andando women photograph, nel senso, cosa c'è ancora da fare? I think the answer might be a little boring in that we have a small team of 4 people. I'm really proud of all the programs we have going, but all 4 of us also have full-time jobs elsewhere. Fundraising is a very by the skin of our teeth thing from program to program. So figuring out how to make women photograph more financially sustainable and something that can either run on its own or just run with a broader team, I think is really sort of the next goal. Che la risposta forse è un po' noiosa, però sono un team di 4 persone che hanno comunque tutti altri lavori, e trovare fondi è sempre una difficoltà immensa, e avere più possibilità di fondi può creare anche uno sviluppo maggiore di women photograph nel futuro. You were talking you were talking about wanting to decentralize photojournalism, and I think this is very important because we're very used to seeing photographs made by Western-centric photographers that are telling stories that are happening in all other parts of the world. So you had your workshop in Ecuador, right? And you want to bring what's happening in photography out of the United States or Europe. Stavamo parlando ieri di decentralizzare il fotogiornalismo, perché succede che quei fotografi e fotografe vanno da Stati Uniti e Europa principalmente a raccontare storie di tutto il mondo, anche se non sono di quel posto. Dunque hanno fatto anche workshop in Ecuador, e dunque è stato di portare il fotogiornalismo fuori da queste nazioni. And you were saying that South America is extremely active, and it has a great scene. I found this very interesting. Why do you think that is? Che il Sud America ha una scena molto importante adesso per il fotogiornalismo, la fotografia in generale. Infatti, even as Biennale, I was telling you that we got a lot of support from South America. Anche come Biennale abbiamo trovato tanto supporto di comunicazione dal Sud America. Perché sta succedendo lì? Cosa credi che ci sia di speciale? And to be clear, I think every region is very active. I just got a sort of special glimpse into the Latin American community because we took this workshop I had taught a workshop in Paraguay with another member of Women Photograph. We really connected and became close and thought, why don't we bring she is based in Quito, Ecuador. We thought, why don't we bring the workshop here? Because we had been thinking, we have to stop just doing our programming in the United States, in Western Europe. We need to start moving outside of those spaces. Che ha conosciuto una fotografa in Paraguay con cui ha lavorato e con cui ha trovato una forte connessione, questa fotografa di Quito, e hanno pensato, dobbiamo tirare fuori dagli Stati Uniti, dobbiamo portare in altri luoghi quello che facciamo. And it was probably easier to do that in Latin America than any other global region because almost everyone speaks the same language. And so we were able to bring together 50 photographers from almost every single country in Latin America. We funded their travel. We had this amazing week-long workshop. But I think on top of the sort of connection by language, there is this very strong sense of both activism, of collaboration, of this like magical realism that pervades all of the work that I saw. So it was a really special group of people. Che forse è stato più semplice farlo lì che in altre regioni e zone del mondo, perché quasi tutti parlano la stessa lingua e hanno potuto portare 50 fotografi di quasi tutte le nazioni del Sud America a fare una settimana di workshop magical realism. Ha notato un
realismo magico molto forte e anche un senso di comunità, perseveranza e anche di un certo combattimento. And yes, I find that even outside of photography, in a society like South America has showed some very fierce, very strong, and very challenging positions recently. And I think this since it happens in society, then it reflects also on the images that are being produced. Che sì, recentemente, cioè Sud America ha fatto vedere molto coraggio, molto forza, molti cambiamenti sociali e questo poi riflette anche sulle immagini che vengono prodotte. I wonder if anybody has some questions. C'è qualche domanda intanto, qualche pensiero su questo? Siamo così brave che mi hai detto tutto. Go ahead. Interesting conversation so far. I was interested in the point you made about metrics in order to make a case for change, and how you feel that sits with a more qualitative argument about the nature of the subjects that can be covered and the stories that can be told, and if that is or can be a powerful argument in addition to the metrics. Could you simplify that question? And is storytelling as powerful as metrics, as measurement? Ok. Lo storytelling è potente come i dati, come i numeri quando si parla di cambiamento. That's a very interesting question. Thank you for putting my brain didn't work on that first one. Yes, because like what we are talking about versus just clear data. I think that is also, yeah. What do you think about that? I mean, I think that I always start the conversation with, this is an ethical problem. It's not about numbers. It's not about higher inequality. It's about making sure that we are as diverse a community of photojournalists as the communities we cover. We cannot exist in an ethical way if we are not. Che è una questione etica, cioè prima dei numeri, cioè noi dobbiamo esistere come i fotogiornalisti devono esistere come una comunità diversificata, proprio per una questione etica, non possiamo non esserlo. But then I find that the people who are still giving me blank stares in return, then I just hold up the numbers and go, and look, this is the problem. And sometimes, different strategies for different audiences. Che è lo stesso movimento quando le persone la guardano senza capire, dice guarda i numeri, questo loro capiscono. E anche qui diverse strategie per diversi tipi di persone. Any other curiosities? How do you get to the figures? Are you doing who's looking at all the front pages of 2022? Chi è che sta raccogliendo questi numeri? So we have three different things we look at, and the most viewed and I think the most effective is we look at the lead photo on the front page of 8 newspapers. So it's very Western heavy, but it's the New York Times, the Wall Street Journal, the Washington Post, the Los Angeles Times, the San Francisco Chronicle, and then in Europe, the Guardian, Le Monde, and in Canada, the Globe and Mail. So those 8 newspapers, we record that lead photo byline every single day. We have a team of people who do that. We also look at, for 3 years, every single Sunday, I would look at about 10 photos of the week slideshows that Reuters, CNN, The Guardian would put out, and the numbers are just across the board pretty abysmal. Che abbiamo un team di persone che fa questo e dunque che monitora costantemente le prime pagine e si segnano proprio fisicamente tutti questi numeri e i numeri che ne risultano sono molto evidenti e abissali, si può dire? Ok. And then we also look at the year in pictures slideshows. So we have sort of those 3 different data sets. And every year the numbers get better,
but by such a small increment that we actually calculated this year that at the rate at which we're improving, to get to parity would take us until 2057. Oh, that's interesting. Che notiamo che ogni anno migliora un pochino, ma la percentuale per cui migliora così poco che abbiamo calcolato che per raggiungere una parità dobbiamo aspettare il 2057. Era la mia domanda, infatti, se diciamo da quando è iniziato questo genere di lavoro di attenzione di monitoraggio ha visto un cambiamento e siamo riusciti a essere appunto influenti a dare un senso. That was her question. Her next question, if you noticed any change in this, which that's pretty. Can we speed that up? Yeah, speed that up. Dear God, And it's funny, and again, I am in conversation with a lot of the editors, the directors of photography at these organizations, and to be fair to them, some of these numbers are because, for instance, the Wall Street Journal very heavily relies on the wire agencies for their front page photos. The wire agency? Like AP, Reuters. Okay. Che tanti di questi the Wall Street Journal, Wall Street Journal per esempio dipende molto da queste agenzie poi che mandano a fare il lavoro. But as a positive example, and the only one we have of those 8 newspapers, the director of photography of the San Francisco Chronicle, which has the most diverse photo staff in the United States. Il San Francisco Chronicle ha lo staff più diversificato di tutti gli Stati Uniti, e questo è un dato positivo. She decided that she wanted to hit parity, and over the course of the past 5 years, this year, for the first time, there were more front page photos made by women photographers than male photographers. E che lei, direttrice, ha deciso che voleva raggiungere la parità, e in quest'anno, dopo 5 anni, per la prima volta ci sono più donne sulla prima pagina che uomini. Do you want to add on that? I was just going to say, so if you want to do it, you can. Do it. Why? Because you just do it. Exactly. It might take a little bit more effort, but you can. Magari bisogna lavorarci un po' di più, ma questo è l'esempio che si può fare. Now, what do the other magazines and newspapers say about this? Like, if they have this example, don't they feel a little shameful? One would hope. Quando c'è questo tipo di esempio, le altre riviste e giornali non hanno un po' di vergogna, e uno lo spererebbe. And I do feel for the frustration of the director of photography of both the Wall Street Journal, I think the Guardian, Le Monde, because they all rely very heavily on the agencies, and the agencies are the least diverse spaces in photojournalism. Sì, che le agenzie sono i posti meno diversificati nel fotogiornalismo. I think so Getty Images does not currently have a woman staff photographer. Che Getty Images ora non ha neanche una donna fotografa nel loro staff. Up until 2 years ago, Reuters had 4 women staff photographers in the entire world. E fino a 4 anni fa Reuters aveva solo 4 donne nello staff in tutto il mondo, out of hundreds. Di centinaia che hanno. And the Associated Press now has fewer women staff photographers than they did 10 years ago. E l'Associated Press ha meno donne fotografe adesso che aveva 10 anni fa. Infatti ho una domanda su questo. Visto che comunque c'è stato un problema per i viaggi e la riduzione dei numeri di persone assunte nelle agenzie, è andato a influire questo sulla situazione? La pandemia dice. Rispetto a donne, cioè il fatto che non si viaggia, le notizie in qualche modo sono minori e si deve ridurre lo staff. Questa cosa, in percentuale sono state licenziate, se loro possono andare. If you have this data, in the past couple of years, there's been, of course, a reduction in trips and the work that people where they can move around, and so less staff, maybe some staff cuts. Has this had any effect also on the balance? So
The sad thing is that a lot of these organizations, for fair reasons, are guided by capitalism. Every newspaper in America is losing budget, is losing resources. But it is remarkable, starting around the time the United States invaded Iraq. Sorry, because that sounds like it's getting che sì, si tratta di capitalismo, cioè ogni giornale, ogni rivista è comunque un business, iniziando attorno alla guerra in Iraq. So around that time, all of the wire services were almost exclusively white male photographers. E a quel tempo tutte le agenzie erano quasi esclusivamente tutti uomini bianchi. And then someone, somewhere, decided, you know what we can do? We can hire local photographers at half the rate we pay the white photographers. E qualcuno da una parte ha detto, sapete cosa possiamo fare? Noi possiamo assumere fotografi locali a metà del prezzo di questi uomini bianchi. And so where it used to cost the Associated Press $100,000 to relocate a photographer to South Africa, to pay for rent, to pay for their child's education, they could hire a local freelance South African photographer to do the job for much less. E nell'Associated Press, invece di pagare centinaia di migliaia di dollari per spostare una persona, una famiglia, dargli insomma tutto quello alla casa, eccetera, poteva assumere qualcuno del Sudafrica per pochissimo prezzo, qualcuno di locale. And within a record amount of time, all of the buyers diversified their contributors. Not a lot of them made it to staff, but they were hiring regularly people of color in serious quantities overnight. E in pochissimo tempo tantissime agenzie hanno cambiato drasticamente chi stavano assumendo, hanno assunto un sacco di persone di colore in più da un giorno all'altro. But every single one of them is a man. Ma tutti sono uomini. And they point to this as an example of, look, we have diversified. Look at all of the people of all shades who are now working for us, but they are all male photographers. E lo usano dicendo, guarda come siamo diversificati, abbiamo persone di tutti i colori, ma sono tutti uomini. And this, and it's not only a gender issue. It's a, it's a financial it's issue. a financial issue. When we talk about diversifying the gaze, I think maybe gender is the easiest one we get to, first of all, like male, female. But there's also we need to talk about all the other areas that photographers work in, what kinds of people, where they're from, what their background is, what their education is. Class, social class is a big issue. Perché quando guardiamo la diversità, forse tante persone, cioè la cosa più semplice da vedere prima è la diversità di genere, è più evidente, però la diversità deve essere in tutti i campi, da dove viene una persona, da che regione, da che città, qual è la sua istruzione, ma anche qual è la sua classe sociale. And it's very difficult, like education programs, for example, or opportunity programs that give opportunities for photographers who may not have the economic means, because, this is an issue. Like, if you have money to study and to have equipment and to start work, give yourself time to start working, then you can. Perché è un problema grande che se tu hai i soldi per studiare, per avere il materiale, l'attrezzatura da usare, il tempo di iniziare una carriera, allora puoi. Do you find that education program, what kind of programs, because you fund, for example, Tammy Aftab won a grant for the work that she's doing. Well, I'm wondering also about who applies for these. Do you get applications from all over the world? We do. Before we get to that, though, Yeah. I want to circle back to the class Sure. thing, because we were having a conversation last night about the crippling cost of education in the United States. And I think in having robust conversations about gender identity, about race, about sexual orientation, all of the things that we do need to diversify in the industry, the one conversation we don't have as honestly or transparently is about money and class.
Because if you are American and you graduate with debt, you cannot hope to drop $10,000 on gear. You can't hope to start a freelance career where you may or may not be able to pay your rent that month. Che stavamo parlando ieri sera, è un problema molto grave, per esempio negli Stati Uniti, il costo proprio di studiare e i debiti che si creano agli studenti. Non puoi uscire da un'istruzione con $10.000 di debiti e sperare di prenderti l'attrezzatura e di iniziare una carriera. And we can see a real-time consequence of the lack of working-class journalists in how badly the American media misinterpreted the election where Trump won. E possiamo vedere sorry, that gave me flashbacks. Possiamo vedere questo grave problema di economia quando non ci sono fotografi della classe media o delle classi più povere che sono fotogiornalisti. Abbiamo visto un esempio drammatico nella copertura dei media durante le elezioni di Trump. Yeah, I mean, I can go down a whole thing, but I won't. But It is too big of a parenthesis. And yes, this absolutely is, because if somebody is from a certain economic class, social class, and they go to cover stories that they have never approached before, that they know nothing about, like, how are they going to tell that story? I mean, and I don't doubt, I mean, there are people that, can connect with the community that actually go and live there, go and stay there, and can tell these stories well. There has been work done that way. But it's much more difficult, I find. And I think the vicinity, how it would be great if every story could be told by someone that knows how that story, that knows how to tell that story. Che questo è un problema delle persone che sono sono di una posizione economica più alta e vanno a coprire storie magari di cui non sanno nulla, di cui non hanno avuto mai un approccio. È molto difficile, cosa vanno a raccontare di quella storia? Ci sono persone che comunque si inseriscono, che vivono, ci provano e poi che risultano storie molto dettagliate, precise, però sarebbe ottimo se ogni storia potesse essere raccontata da una persona che è lì, che lo conosce, che ha un collegamento sincero con questa realtà. What was the question I asked you before class? We went back. Sorry, and then I have one more. Oh yeah. I think a healthy journalism industry is well balanced between insiders and outsiders on every issue. And E che un fotogiornalismo sano ha un equilibrio tra persone interne ed esterne. But I think right now we're in this period of overcorrection, of just understanding and realizing the depth of this problem, that photojournalism and journalism is inherently colonial, that we have spent so long parachuting into communities that are not ours, believing that we are more equipped to tell their stories than they are. Però adesso in questo momento il problema è di vedere quanto le nostre storie sono influenzate dal colonialismo, che siamo abituati a buttare la gente col paracadute dentro queste comunità pensando che siamo noi le persone che riescono a raccontare meglio la loro storia. So back to your question. What was the question? So people applying for grants from Right, okay. Le ho chiesto se, proprio parlando di opportunità, se le applicazioni ai grant, alle borse di lavoro che offrono, si arrivano da tutte le parti del mondo e tutti i tipi di persone. And yeah, we get, I would say about 1,300 to 1,500 applications every year, and they are from everywhere. Ricevono da 1.300 1.500 applicazioni ogni anno da tutte le parti. And so our grantees over the past 5 years have been from Yemen, from Nigeria, from Argentina, from every corner of the world. That's amazing. That's really good. Also that they know women photograph is there, because a lot of people maybe they don't have the opportunity to know about it. That means that you're really branching out and getting to places where it's actually
femminile. È bellissimo questo, che vuol dire che Women Photograph sta ramificando dove veramente serve, che sono conosciuti dalle persone a cui serve. Yeah, did you have anything else you wanted to get into? We looped around to a lot of things, and there's so many conversations and directions this can go, che ci sono davvero tantissime strade che questa conversazione può portare. I think what I was telling you, that we create a festival, but that's not our only activity that we went to. It's been a little bit hard during the pandemic to create these networks and opportunities, but long-term projects, actually giving opportunity and work and education to people is among all these are our goals. Sto parlando con lei che sì, noi facciamo un festival, ma è stato un po' difficile in questi 2 anni di pandemia, ma il nostro obiettivo non è solo il festival di marzo di 2 anni, ma di creare proprio delle strutture, del networking, dei programmi a lungo termine che danno opportunità, lavoro e istruzione alle persone. Any one of these points could be an entire rabbit hole. Yeah, it is. But I think people should really know about also about volunteering. Let's talk about that for a minute, because a lot of organizations are just created like yours, like ours, like Niles. Like they're created by people that believe in it, and they're grassroots, and funding is always a problem. And I think people should see that they're very good examples of willpower. Like we were saying before, like San Francisco Chronicle, if you want to change something, then you can. And that people can actually apply to work and gather information. We have Non Una Di Meno here, who, how do you say that in that? Non Una Di Meno? How do you say that in English? Ni una menos. Ni Una Menos. The organization, no one else. Che stavo dicendo che tutte queste ricerche e organizzazioni come la sua, come la nostra, come quella di Dalla o Non Di Meno, sono esempi di che se si vuole veramente cambiare la cosa, si può, e sono tutte cose nate da persone che credono e che dare il proprio tempo per ricerca, per istruzione e divulgazione è assolutamente importante. Come il lavoro che fa Non Di Meno poi nelle tante città in cui ci sono. Do you have any other questions? Yeah. Io volevo fare una domanda sulle persone non binarie, perché so che Women Photograph se ne occupa, però immagino che ricercare dei dati precisi rispetto all'identità di genere sia molto più difficile che fare un paragone semplice tra quantità di donne e di uomini, per esempio, che stanno in una copertina. Quindi mi chiedevo in questo senso che tipo di problemi avessero trovato nella ricerca, nel trovare dei dati precisi su questa questione. Yeah, about the research that you do about percentage of men and women, but also the non-binary people. She's asking if you had any problems getting that precise data. So this year was the first time that we recorded a non-binary photographer as part of our A1 statistics. Obviously, we do our best. We use photographers' websites and social medias to get a sense of what their pronouns are and how they identify. I think that's changing really quickly. We have now, I think, about 12% of women photograph identifies as non-binary, which is incredible. I'm sorry, you said that this was the first year that you This is the first year that in our A1 data we identified non-binary photographers. What do you mean by A1 data? Oh, sorry, in the looking at the front page photos. The front page photos, ok. E questo è il primo anno in questa ricerca di dati di copertine che hanno registrato una photograph non binaria.
a little bit more difficult at times because we have male and female for everything. Right. We don't have a gender neutral, so Right. So I think in English it's become more common, but it is hard. You know, we were talking about how it's sometimes easier. 12. I'm sorry, you were saying 12% About 12% of women photograph. identify as Che in photographer. questo momento c'è il 12% di persone che fanno parte di women photograph si identifica come non binaria. But unfortunately, the statistics we gather, we are just sort of gleaning from people's social media profiles what we can. So we try to be obviously as accurate as we can, and we cross-reference, but we know there's a margin of error. Sì, che raccolgono questi dati e poi guardano tutto quello che è pubblicamente disponibile in quei social media, i pronomi che usano, ma sanno che c'è un margine di errore in questo. I just wanted to add on something to your point. You know, I think we're in a room of like-minded people, of people who've committed a lot of time and energy and labor to building organizations and events, and that's really important, and I'm really grateful. I'm proud to do that work. I'm grateful to be alongside other women doing that work, but I'm also a little tired of feeling like so much of that labor is free and uncompensated. And it would be great to feel like that work was valued more in society. You know, I know we have some great male allies here, but it would be great to feel like there were more men also stepping up to do that work alongside us, because it shouldn't be just on us. Che sì, che è molto felice di fare tutto il lavoro che fa e di far parte di organizzazioni, che ci siano queste organizzazioni di volontariato, che fa persone che fanno questo perché lo vogliono veramente, ma un po' stanca della mancanza di riconoscimento e di ricompensa, perché è un lavoro, it's a job, it's a real job. E cioè, in questa stanza sì, c'è tutto il supporto, tantissimo supporto, ma che venisse più riconosciuto anche a livello economico, perché è necessario. E che ci fossero più alleati uomini in tutto questo. Posso partecipare? Innanzitutto vi ringrazio, è stato veramente bellissimo e hai anticipato una cosa che avrei chiesto io, se appunto hai anticipato prima che faccio attivismo, femminismo, e quindi sento che anche quello in certi casi è un lavoro. E condivido questo, e soprattutto la cosa che avrei chiesto a lei, condivido ovviamente tutto quello che è stato detto sull'intersezionalità, l'esigenza di intersezionalità. Thank you very much, and it was really great listening to all this, and that she works also what she does, and it is a job, and she agrees with all the discussions about intersectionality. So we're okay. L'esigenza ormai di decolonizzare And the need to decolonize. E soprattutto sarebbe la fatica e la frustrazione di rendersi conto che il cambiamento è lento, quando soprattutto per chi And the fatigue to see that the change is very slow. E avrei sicuramente chiuso chiedendole appunto non pensi ogni tanto che è potente, è bello che noi lo stiamo facendo, ma che arrivati a questo punto dovrebbero essere gli uomini a iniziare a farlo, perché se no. Last question is yes, it's great that we're here and we're doing this, but don't you feel that it's also the men's turn to do this? Absolutely. There's some more and more. Yeah. Where are the rest? Yeah. Where are the rest? What is? You know, and I think that's the frustrating thing for me, is looking at those numbers, knowing that one DOP of those 8 said, I'm going to make this change, and did it in a very short period of time. In 5 years, got to parity. It's possible. It's doable. We have the tools. All it takes is believing it's necessary and then wanting to make the change, and you can. So that just leads me to believe that we have a bunch of people who don't really want to try that hard. Parlando di prima che è possibile il cambiamento, che
rivista il quotidiano ha raggiunto la parità, porta a pensare che c'è semplicemente tantissima persona che non ha voglia, che non vuole mettersi a fare. So this is an open invitation to roll up your sleeves and get to work. È un invito a mettere sulle maniche e andare al lavoro. Thank you, Daniella. Thank you very much. Can I add one thing? Sure. Yeah. It's like, how do I say this? The figures have been going up slowly, which of course is very frustrating. I can imagine when you're doing your job, it must be like, but to be honest, I started working 15 years ago, and you really changed so much in the last 5 years. No, truly, it is such a big difference. It's, to me, it feels like 100% change. Really, Che ha cominciato a lavorare in Video Kitchen, ha cominciato a lavorare 15 anni fa e ha visto quello, cioè il cambiamento che sì è frustrante perché è molto molto lento, ma lei lo sente un grande cambiamento che è successo comunque in questi anni. I think if 2000, what was it, 57. 57. Yeah. Otherwise it would have been 2022, but it wasn't, like 200 years later probably, if the organization wouldn't have been there, because especially I feel with the figures that you're making, people realize there's something wrong, and they're maybe not all acting upon it. Yeah. But something has changed majorly. Yeah, and the figures are things that we talk about too when we talked about this. When you just put it in their face, like, but then you do need action. You know, people can realize that, say, oh, okay, I see that. But we also need those actions in day-to-day work. We all need to ask ourselves, is this the right person for this story? Is there anybody else I should hire? Who have I hired lately? Who is really available? Who is not the easiest person to reach, but who is really the person that should be doing this? E le domande si possono conoscere i dati tutto quanto, ma poi c'è l'azione. Bisogna chiedersi, questa è la persona che dovrebbe fare questo lavoro? Chi posso contattare? Chi ho contattato? A chi ho dato lavoro ultimamente? Non deve essere la persona che è più facile da raggiungere, con cui comunicare, ma la persona che veramente dovrebbe farlo. Yay. Thank you all for coming. Thank you so much. Thank you.